Ecco, hanno scavato la strada, incredibile. Una pallottola di mitragliatrice lo colpisce al cuore e cade. È completamente diverso. Silenzio. Giovanni 1990. Google Maps si vedono proprio benissimo tutte le trincee, tutte... Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Nuova avventura. Stavolta andremo in un posto molto particolare e molto toccante. Vi porterò con me a Montefiore, sulla primissima linea di guerra, di combattimento durante la prima guerra mondiale nella battaglia degli Altopiani. Montefiore è un luogo molto speciale, è stato il posto dove venne ambientato Un anno sull'altopiano, il libro di Emilio Lusso che descrisse il suo anno di guerra proprio lì in quelle zone, in cui è stato ambientato un bellissimo film molto cruento, Uomini contro, che pensate quando uscì per la veridicità dei fatti venne bandito in tutte le sale cinematografiche italiane. Il regista si beccò persino una querela dall'esercito per le scene che aveva mostrato. Noi andremo a ripercorrere quei luoghi, entreremo nelle trincee e come sempre vi racconterò la storia e gli aneddoti. Per andare in questo luogo particolare, dove le linee erano vicinissime, passeremo da una strada molto bella, particolare. Entreremo nella Val d'Astico e risaliremo verso la strada del Piovan, una strada fatta a gradoni che ci porterà direttamente in un altro mondo, sopra l'altopiano. Vi ricordo come sempre che la traccia GPX del giro la trovi gratuita, scaricabile in descrizione. Insieme a tutta la mia attrezzatura da moto trovi tutto sotto. Tutti i contenuti sono gratuiti, se ne hai la possibilità e se ti fa piacere puoi lasciarvi un super grazie o abbonarti al canale. Ma adesso andiamo in moto. Vamos! Eccoci qua siamo sulla strada per il valico della Fricca. Qua in Trentino le strade si sono così, diciamo, confezionate che adesso nemmeno ti accorgi quasi di passare un valico, ma questa strada era veramente rognosa prima. Adesso con tutte queste strade perfette, larghe, questo era il valico appunto della Fricca e se guardiamo le montagne intorno a me sono proprio estremamente aspre e scoscese. Adesso non si nota perché c'è la vegetazione, la strada è larga, è ben tenuta, ma qua era molto rognosa. Adesso hanno fatto la galleria appunto per deviare tutto un pezzo che passava al lato della roccia lì vicino. Adesso noi dagli altopiani di Luserna e Lavarone scendiamo in Val d'Astico e poi risaliamo per la strada del Piovan da Pedescale, che è una strada molto particolare che ho fatto tantissimo tempo fa, proprio agli inizi del canale, e da lì siamo sopra l'altopiano di Asiago direzione Montefiore, una montagna veramente sacra per quanto sia combattuto, e andremo ovviamente ad esplorarla bene. Vediamo quanto c'è da fare a piedi, quanto si può arrivare vicino. Comunque ieri la guardavo e già da Google Maps si vedono proprio benissimo tutte le trincee, tutti i segni delle bombe lanciate e dell'artiglieria. Qua siamo a Carbonare e adesso scendiamo giù in Val d'Astico. Adesso un po' di tornantini per scendere giù in Val d'Astico. Credo di non averla fatta mai questa connessione tra salire dagli altopiani di Luserna e Lavarone e scendere giù in Val d'Astico, quindi strada nuova. Guarda com'è stretta la Val d'Astico, come ci infiliamo dentro. Pensa che c'è un progetto, non so se già approvato o in corso di itinere di approvazione, per fare un'autostrada su questa valle. Adesso quando entriamo dentro vedrai com'è stretta. Secondo me è una follia totale, ma credo che sia già approvato. E qua entriamo da Trentino in Veneto. Questa valle tra l'altro durante la guerra faceva proprio da linea di separazione, nel senso che qua sulla mia destra, su queste montagne, sulla linea di queste montagne c'erano i forti austro-ungarici, sulla sinistra i forti italiani. Tra l'altro prima o poi vi porterò a vedere qua un forte che si chiama Belvedere, che è fantastico. Chi mi segue su Instagram l'ha già visto su un reel. Ok, adesso questo qua è l'Astico, il fiume Astico che ha scavato la valle ovviamente. Andiamo dalla parte di là, così vediamo anche un po' più i posti originali, perché hanno fatto la strada, diciamo, nella destra orografica della valle, ma secondo me la strada originale era di qua, perché tutti i paesini sono di qua, quindi è sensato che la strada originale passasse di qua. Guarda che posti, sembra veramente una valle mega selvaggia. Siamo a San Pietro, ragazzi del paese, Murales.
Era sotto queste pareti a sto posto, incredibile. Non so quanto mi fiderei a vivere sotto una montagna così imponente. Sarà questo il comune? Municipio, incredibile, fa comune. Ho appena passato un parco dell'emigrante, perché questi paesini qua sicuramente subito dopo la guerra avranno subito una grandissima spopolazione. Chi andava in Argentina, chi andava negli Stati Uniti o magari spostava all'interno dell'Italia, però moltissima gente da qua andava proprio oltremare. Allora, qua siamo a Pedescala e adesso ci sarebbe questa strada appunto del Piovan che va su, si arrampica bella ripida. Allora, vediamo Asiago, sì, qua su. Caduti civili e militari nelle C del 30 aprile 45. E quindi adesso da qua si sale verso Asiago. Deserto e paese. Vietato lordare. Vendesi. Sta roba altri tempi, panni da asciugare lungo la strada. Ok, ora si sale su sull'altopiano. Guarda uno scoiattolo. Adesso questa è bella perché sono tutti tornanti proprio a gomito, eh? Se non ricordo male sono tutti così. E completamente sull'altra corsia, roba da matti. Poi io adesso non capisco la difficoltà nel fare un tornante. Le traiettorie sono quelle, le guardi, vai piano al limite. Cosa vai nell'altra corsia? Più che altro, anche se non c'è nessuno, è una questione di abitudine. Se tu ti abitui a fare la traiettoria sbagliata, poi dopo quando ti trovi una macchina dall'altra parte, tu sei abituato a fare la traiettoria sbagliata, rischi di andargli addosso. È come tagliare le curve. Se uno si abitua a tagliare le curve, dopo le taglia anche quando non dovrebbe e si trova una macchina in faccia. Oh, questa è la parte più spettacolare della strada. Qua è veramente uno spettacolo la strada. Adesso si inerpica su proprio a sbalzo, guarda che roba. Bellissima, guarda qua. Pam pam pam. Veramente una strada incredibile, guarda com'è proprio a scaloni. Pam pam pam. E la cosa più assurda è che lì dall'altro lato della montagna c'è un'altra strada che è chiusa, che è tutta zigzag, si intravede appena lì nella montagna. Purtroppo è chiusa al traffico perché la strada nuova se ne taglia lì sopra. E quello lì, Tonezza del Cimonan, che è altra montagna famosissima, scoppiò una mina e morirono moltissimi soldati italiani, ma quella è una storia che vi racconto un'altra volta. Ok, ripartiamo e arriviamo in cima. Non dovrebbe mancare molto da arrivare sopra il paese. Guarda qua, la roccia. Siamo arrivati sull'altopiano. Eccoci qua, e questa breve strada ci porta in un mondo differente. Dalla valle fluviale stretta agli altipiani, alla guerra e ai suoi ricordi. Sono dietro a questa pattuglia di polizia locale, ma ti sembra normale una targa? Sembra veramente strano vedere Asiago d'estate, perché sono sempre quasi venuto d'inverno, vederla così piena di persone col sole, che l'ho sempre vista col freddo e la neve. Sembra veramente un altro posto. Quest'area qui si chiama Le Melette, questa catena montuosa. Bisogna tenerla a mente perché la battaglia che si svolse a Montefiore si chiama proprio Battaglia delle Melette. Ce ne furono due. Comunque adesso siamo quasi arrivati e approfondiamo il discorso, perché Montefiore è qui dietro. Da qualche parte avevo sentito poi che
Per molti anni, o forse ancora, le segherie non volevano la legna proveniente dall'altopiano di Asiago o comunque dalle zone di guerra come magari il Carso, perché appunto c'era il rischio di trovare all'interno dei tronchi delle schegge di bomba che chiaramente quando vai a tagliare il tronco con la motosega spacchi tutto. Posto fantastico qua. Diciamo che le moto così non sono proprio adattissime a sti terreni. Cos'è, un campo dell'esercito questo? Storia. Ma se si mantiene così non dovrebbe essere un problema. Se diventa più rognosa non è proprio il massimo. Là, che cacchio è questo? Aspetta, vezzo, ne faccio in parte. Madonna. Sì, non ho proprio la moto più adatta per fare sta strada, ma che si fa, l'unico sconveniente è che sento ogni minima buca. Oh là là, quindi avrò un bel rimescolamento di stomaco. Non so se è dovuto comunque alla moto in sé, a questo modello, o che semplicemente essendo sempre abituato alle maxi, il sistema appunto di sospensioni, per quanto guidi una maxi enduro come il Transalp di 20 anni fa, è completamente diverso. Mamma mia, sì, no, roba buone. Sei in modalità disagio proprio, disagio qua. Voglio andare assolutamente a vedere Montefiore, è da anni che voglio andare a vederlo. Al di là delle buche qua non è che ci sono particolari problemi. Allora, qua dove hanno scavato la strada, incredibile. Se poi consideri che prima, e parlo gli anni subito dopo la seconda guerra mondiale, una grandissima parte della rete stradale non era asfaltata, quindi la gente girava con delle moto come tipo Moto Guzzi, che erano stradali su strade così, su strade sterrate. E da lì poi, da quella idea della scomodità, comunque ti sporcavi tutti i piedi con le strade sterrate, ti impolveravi, nacque l'idea di fare dei mezzi di trasporto a due ruote più comodi come la Vespa, no? Che appunto avevi la protezione davanti dai piedi e ti sporcavi meno. Eccomi qua, arrivati all'attacco, anzi è arrivato che sono solo come al solito, all'attacco del sentiero per Montefiore, che qua dietro di me ci si arriva con circa un'ora di passeggiatina abbastanza tranquilla da quello che vedo. Qui dietro di me ci sono le lapidi del cimitero bosniaco, che era un reparto dell'esercito austro-ungarico che appunto assaltò la cima di Montefiore. Adesso, visto che mi dicono che più o meno ci vuole un'oretta dal cartello della CAI o della SAT, a seconda di dove siete, anzi qua è il CAI perché siamo in Veneto, questa borsa qui dietro che ho diventa uno zaino. Nascondo il casco e questo giubbino qua nei boschi, così posso affrontare questa salitina non vestito da moto. L'ideale chiaramente sarebbe stato venire con un cambio per fare questa passeggiatina, ma non è possibile, anche perché pensavo di avvicinarmi un po' di più a Montefiore. Comunque adesso vi porto con me in questa esplorazione, andiamo a vedere proprio i luoghi dei combattimenti. È già un posto incredibilmente tranquillo ma molto toccante. Ok, setup pronto, zaino con me, attaccato, lasciamo la Super Meteor lì e andiamo in zona di guerra. Comunque adesso ragazzi stiamo entrando nella città di roccia, sono formazioni naturalmente naturali, sono rocce sedimentarie, quindi stratificazione, che si sono formate nei fondali marini, e immaginate in questo posto che importanza avevano, perché erano degli ottimi luoghi dove poter scavare trincee e dove potersi difendere. Greggio di pecore in transito, Montefiore è lì sopra. Allora, ho parlato un attimo col pastore che mi ha consigliato di tagliare dritto qua, così risparmio. Andiamo subito dritti al sodo. Certo che visto così sembra un posto in montagna completamente anonimo. Molte delle vicende che sono successe qua a Montefiore vengono raccontate da Emilio Lussu nel libro Un anno sull'altopiano, in cui lui racconta appunto la sua vita qui nell'altopiano di Asiago, e da cui poi è stato ripreso il film Uomini contro. Molti episodi nel film, e chiaramente ovviamente nel libro, sono assolutamente reali e di una barbarie inaudita. Facciano veramente vedere come si andava a morire di fronte ai reticolati e di fronte alle mitragliatrici. Era qua, c'erano pezzi ovunque. Pezzi di latta, chissà, forse era una stufa, un pezzo del camino di una stufa. Ecco, sono arrivato alla prima trincea, questa qui dietro di me, si vede la classica formazione ad S, appunto per evitare i colpi di infilata, che le schegge colpissero tutti. Chiaramente queste trincee sono state scavate più di 100 anni fa, quindi se non vengono ripulite spariscono col passare degli anni. Sono quasi in cima,
Qua giù in lontananza si vede anche la distruzione che ha fatto Vaia. Ovunque vediate pianura c'erano alberi, sono stati tutti rasi al suolo nel giro di 4 ore dal vento. Sono quasi arrivato in vetta, ora capisco perché questa montagna veniva chiamata appunto la chiave dell'altopiano, perché è una visione a 360 di tutto l'altopiano e anche oltre, quindi riesci veramente a dominare il territorio. Il terreno si vede in lontananza martoriato dai buchi delle artiglierie e laggiù in fondo c'è un cipo commemorativo. Un posto bellissimo comunque, veramente bellissimo. 2 dicembre 1917. In bassi trinceramenti ghiacciati, dintorno ai volpi abbandonati agli italiani, la piccola schiera di valorosi doveva restare accucciata e congelare notte e giorno. La posizione impediva di accendersi una sigaretta, figurarsi poter contare su un fuoco. La situazione era quanto mai precaria. Ma bisogna immaginarsi questa montagna coperta di neve, col freddo, con la nebbia, con il fumo delle artiglierie e con i boati enormi che sovrastava qualsiasi cosa. Ecco, sono arrivato in cima, in realtà non c'è moltissimo da vedere se non la vista per capire l'importanza strategica del posto, perché poi dal basso ci sono solo le trincee ricoperte e laggiù in lontananza si vede l'ortigara che da quanto si è combattuto non è ricresciuto nulla, nemmeno un minimo di vegetazione, è una delle pochissime cime alla stessa altezza che non ha nulla. Allora, qui è difficile riassumere tutto in un unico discorso, però ci furono 2 distinte battaglie, la più importante delle quali è la battaglia delle Melette del 1916 che iniziò il 7 giugno, alla fine si risolse con una conquista da parte degli austro-ungarici di Montefiore e considerate che dal 7 al 9 giugno circa, quando poi gli austro-ungarici presero questo monte, ci furono 3.300 vittime, cadaveri, quindi era questa zona dove sto camminando adesso era completamente disseminata di corpi. E fa anche un certo effetto venirci adesso che siamo a settembre, che c'è ancora insomma il prato come poteva essere a giugno, perché uno si rende conto anche che di solito magari uno associa la guerra a periodi freddi, a neve, invece qui si combatteva chiaramente d'estate perché d'inverno non era possibile, c'era troppa neve, quindi le azioni erano molto ridotte e proprio in questi periodi, esattamente 107 anni fa, si combatteva e si moriva. Io adesso in maniera abbastanza imprudente sono entrato dentro una galleria, devo stare attenti perché qua si staccano pezzi di roccia di continuo e una trincea che sbuca sopra. Qua si scendeva, si infilava nel buco e si sbucava dall'altra parte. E qua è buio pesto, io adesso prima ho acceso la luce, il telefono ma non si vede niente. Guarda che siamo completamente dentro il buco. Se spengo non vede più nulla. Qua è un cunicolo perché là c'è un'altra uscita, quindi ogni tot la trincea aveva proprio un rifugio antibomba. E qua fa proprio vedere com'era lo schema della galleria che comunicava tra le 2 trincee. Allora, adesso questa montagna dietro di me in cui adesso mi arrampicherò è Castel Gomberto. Gli austro-ungarici prima conquistarono questo monte, poi questa selletta dove sono io e poi salirono all'attacco di Montefiore e Montespille. È inutile che vi racconti io con le mie parole cosa successe qui, ma ve lo faccio raccontare dalle parole di un tenente della brigata Sassari che era qui e difendeva queste postazioni. 8 giugno 1916. Quando i nostri privi di munizioni si ritirarono da Monte Castel Gomberto e il capitano Fiumi muove da Malgalora per contenere l'impeto nemico, Guido Brunner è il primo a slanciarsi coi suoi. I soldati lo seguono nella corsa impetuosa. Il nemico avanza sparando con le mitragliatrici leggere. Guido è avanti, si impegna, la lotta alla baionetta fra grida altissime di Savoia che incitano allo sforzo supremo. Qui si vince o si muore, grida nella corsa affannosa. Viva l'Italia! Una pallottola di mitragliatrice lo colpisce al cuore e cade. Mentre esce copioso il sangue alla ferita e col sangue sfugge la vita, il pensiero corre a sua madre e muore col suo nome sulle labbra. E quello è Montefiore, prima era lassù, Montespille, tutte le trincee, tutto martoriato di bombe. Questo dietro di me è un monumento al generale Euclide Turba che comandava l'esercito appunto in queste postazioni e che morì proprio in questa terra, quindi fecero un monumento. Bene, posti
So, col sole danno sempre meno impressione rispetto a quando c'è brutto tempo, non so perché, anche se come vi ho detto le battaglie qua le facevano non necessariamente col brutto tempo, anzi se c'era sole era meglio perché si vedeva meglio dove indirizzare il tiro delle artiglierie. Questa qui è la caverna osservatorio dove era il generale e appunto dove scrisse una lettera alla moglie dicendogli fondamentalmente che la pensava agli avvenimenti della sera prima, gli avvenimenti della guerra, ma era anche difficile comunicare a uno che vive in un'area non interessata ad azioni belliche cosa vuol dire vivere qua, quindi erano frasi anche poco descrittive. E questa era proprio la caverna dove si osservavano le postazioni nemiche, completamente buio ovviamente. Adesso vediamo se accendo la luce e vedo qualcosa. Guarda qua come avevano rinforzato in cemento, guarda, per capire da che parte arrivava il nemico, dove adesso c'è solo vegetazione. Guarda qua la scritta 1936, Giovanni 1990 e questa 1917. Adesso sono sicuro che qualcuno lo sa, ma forse è il simbolo del reggimento Zappatori con quelle scuri lì, non sono sicuro, non vorrei dire una cavolata, ma sicuramente qualcuno che guarda il video lo sa dire, scrivetemelo nei commenti. Vedendo questi posti e tutte queste iscrizioni dietro di me mi chiedo se qualcuno che ha combattuto in questa zona ed è stato proprio in questo osservatorio e poi ci sia tornato con la guerra per vedere com'era rimasto. Un silenzio che contrasta completamente con quello che c'era. Che cunicolo, torniamo giù. È sicuro che giù è buio pesto. Cerco di non ammazzarmi scendendo. Ok, adesso passo di lato a Montefiore e me ne vado a riprendere la Super Meteor. Vamos! Ok, sono tornato alla moto, ora vediamo di tornare sull'asfalto integri. Devo dire che mi aspettavo di trovare più fortificazioni a Montefiore, essendo stata così importante e mi aspettavo qualcosa di diverso, ecco, avevo un'aspettativa diversa. Però è comunque un bellissimo posto, vale davvero la pena. Eccomi ragazzi, sono ridisceso, il giro finisce qua, vi lascio come sempre la traccia GPX in descrizione. Vi consiglio, se volete fare un'esplorazione di Montefiore, di venire vestiti o almeno nelle borse, mettere un minimo di cambio per fare una passeggiatina di un'ora. Come avete visto non è niente di che, sono mi sembra 150 metri di dislivello, quindi veramente pochi. Io l'ho fatti vestito così da moto e nascondendo il casco e la giacca nel bosco ho potuto affrontare tranquillamente la passeggiata. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, le vostre osservazioni, i vostri pensieri, sapete che ci tengo e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ragazzi!